Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. La lezione di oggi sarà una lezione molto importante. In questa lezione impareremo un modo importantissimo, ovvero il modo imperativo. Quando si usa il modo imperativo? L'imperativo si usa in ogni momento in cui noi vogliamo dare ordini, comandi, istruzioni. È un modo molto utilizzato nella conversazione e nonostante sia molto importante, alcune volte non viene studiato in maniera adeguata, quindi si hanno un po' di dubbi quando si tratta di utilizzarlo. In questo video impareremo l'imperativo nella forma affermativa, informale e formale, nella forma negativa, informale e formale e insieme all'utilizzo dei pronomi. Iniziamo! L'imperativo si usa molto spesso nella forma tu e voi. Infatti, quando noi diamo un ordine, molto spesso lo stiamo indirizzando ad una persona o ad un gruppo di persone. Studia, mangia, dormi, oppure studiate, mangiate, dormite, proprio come in inglese. Eat, sleep or study. Iniziamo quindi ad impararlo nella forma affermativa, informale, nella persona del tu e nella persona del voi. Come sapete, i verbi italiani sono divisi in are, ere ed ire. Per quanto riguarda i verbi in ere ed ire, l'imperativo nel tu e nel voi è esattamente identico al presente indicativo. Prendiamo quindi i verbi leggere e dormire. Nel presente indicativo il tu ed il voi sono questi. Tu leggi, voi leggete, voi leggete. Lo stesso vale per dormi, uguale al presente indicativo. Tu dormi, voi dormite, voi dormite. Per quanto riguarda invece i verbi in are, la seconda persona singolare, la persona tu, è differente. Nel presente indicativo noi diciamo tu mangi, ma nell'imperativo dobbiamo prendere la radice del verbo e aggiungere una a, mangia. Quindi mangia, mangia. Mentre invece per quanto riguarda la seconda persona plurale è uguale al presente indicativo. Mangiate, mangiate. Sappiate però che quando utilizziamo l'imperativo, contrariamente al presente indicativo, non dobbiamo utilizzare i pronomi personali. Quindi non diciamo tu mangia, è più comune utilizzare semplicemente mangia. Oppure non diciamo voi dormite, ma diciamo semplicemente dormite. Facciamo un paio di frasi. Studia di più, studia di più. In questo caso stiamo dando un ordine o comunque un'istruzione abbastanza forte di studiare di più. Come vedete abbiamo preso il verbo studiare, abbiamo preso la radice del verbo, quindi studi, e abbiamo aggiunto una a. Se vogliamo dire la stessa frase ad un gruppo di persone, diciamo studiate di più, studiate di più. In questo caso è esattamente uguale al presente indicativo, senza però il pronome personale. Facciamo un'altra frase, prendiamo il verbo salire, che è il verbo to climb, to rise. Sali le scale, sali le scale. In questo caso, come vedete, abbiamo usato esattamente il presente indicativo. Se invece lo diciamo ad un gruppo di persone, diciamo salite le scale, salite le scale. Se vogliamo usare l'imperativo nella forma noi, un po' come in inglese alla forma let's più verbo, anche qui non dobbiamo fare altro che prendere il nostro presente indicativo di tutti e tre i gruppi verbali. Quindi se vogliamo dire let's study, diciamo studiamo, let's read, leggiamo, let's sleep, dormiamo. Come vedete è coniugato esattamente come il presente indicativo. Se invece vogliamo usare l'imperativo nella maniera formale, dobbiamo utilizzare il congiuntivo presente. Qui già le cose si fanno un po' più complesse, quindi se non avete studiato il congiuntivo, qui può essere un po' più complesso. L'imperativo formale o indiretto è utilizzato in situazioni in cui noi vogliamo dare ordini, indicazioni, istruzioni, però stiamo facendo questo con una persona con cui non abbiamo tanta confidenza, con una persona che magari ha una posizione lavorativa più alta della nostra, in un ambito professionale e via dicendo. Ogni qualvolta in cui vogliamo utilizzare un linguaggio un po' più formale ed educato. L'imperativo formale o indiretto si utilizza nella persona lei. Lei, oltre ad essere she,
è anche you, però utilizzato in maniera formale. L'imperativo formale o indiretto si forma con il congiuntivo presente, come vi dicevo prima. Dunque, per il verbo mangiare, l'imperativo formale è lei mangi, lei mangi. Per leggere è legga, legga. Per dormire è dorma, dorma. Come vi ho detto, chi ha studiato il congiuntivo presente probabilmente già riconosce queste forme. Anche qui, come nel caso dell'imperativo informale, il verbo si utilizza senza pronome personale. Quindi, se per esempio siamo in un contesto un po' più formale e vogliamo dire ad una persona go ahead, eat, possiamo dire per esempio mangi signora, mangi signora. Supponiamo di essere in uno studio medico e la segretaria del medico vuole dire alla paziente di prendere un appuntamento scrivendo una mail. In questo caso la segretaria probabilmente direbbe questa frase: signora, prenda un appuntamento via email. Signora, prenda un appuntamento via email. Come vedete, anche qui stiamo utilizzando renda proprio come il congiuntivo presente. Passiamo all'imperativo negativo, nel caso informale. Questa è la parte che forse crea un po' di confusione, perché è un po' differente dall'inglese. In inglese diciamo don't eat, don't sleep. In italiano non utilizziamo il verbo coniugato. Vediamo cosa utilizziamo. Nell'imperativo informale, forma tu e forma voi, utilizziamo la negazione non seguita dal verbo all'infinito. Non mangiare, non leggere, non dormire. Per quanto riguarda la forma voi, la seconda persona plurale, utilizziamo la negazione non seguita dal verbo al presente indicativo. Esattamente quello che abbiamo visto prima, però preceduto dal non. Non mangiate, non leggete, non dormite. Supponiamo che una mamma dica ad un bimbo don't eat all those candies. In questo caso dobbiamo usare la forma tu. Si tratta di un ordine, dobbiamo quindi utilizzare la forma non più infinito. Non mangiare tutte le caramelle. Non mangiare tutte le caramelle. Se questa frase fosse diretta ad un gruppo di bambini, diremmo non mangiate tutte le caramelle. Non mangiate tutte le caramelle. Come vedete, in questo caso abbiamo coniugato il verbo al presente indicativo. Per quanto riguarda la forma noi, utilizziamo anche qui il verbo non seguito dal presente indicativo. Ragazzi, non prendiamo questo treno perché è in ritardo. Ragazzi, non prendiamo questo treno perché è in ritardo. Come vedete, non seguito dal presente indicativo. Cosa succede per quanto riguarda l'imperativo formale? Anche qui dobbiamo semplicemente aggiungere la negazione di fronte al nostro congiuntivo presente. Se vogliamo dire don't eat too much because we have another dinner, in un contesto formale, quindi magari ad una persona del lavoro, in un ambito professionale, diciamo non mangi troppo perché abbiamo un'altra cena. Non mangi troppo perché abbiamo un'altra cena. Come vedete, utilizziamo non seguito dal congiuntivo presente. Ora passiamo alla parte con i pronomi. Se avete studiato già i pronomi, questa parte sarà molto importante per voi. Quando utilizziamo l'imperativo insieme ad un pronome complemento, il pronome complemento segue il verbo, viene attaccato al verbo. Quindi se io voglio dire eat it, indirizzato ad una persona, a un tu, utilizzo il verbo eat all'imperativo nella forma tu, quindi mangia, e poi aggiungo it, mangialo, or mangiala, mangialo, mangiala. Facciamo una frase intera. Ho preso un pezzo di pizza, mangiala. Ho preso un pezzo di pizza, mangiala. In questo caso il pronome la l'abbiamo messo alla fine del verbo e si riferisce alla pizza. Utilizziamo la per non ripetere la parola pizza. Oppure, ecco il tuo caffè, bevilo. Ecco il tuo caffè, bevilo. In questo caso bevilo è formato da bevi, che è il nostro imperativo del verbo bere. In questo caso stiamo avendo a che fare con un verbo irregolare, e lo è il nostro pronome oggetto diretto. È il pronome che sostituisce la parola caffè, di modo tale che non dobbiamo ripetere la parola caffè. Caffè è maschile, per questo motivo utilizziamo lo, non utilizziamo la. Al plurale facciamo la stessa cosa. Prendiamo il verbo nella forma voi, mangiate o bevete, e aggiungiamo il pronome mangiatelo, bevetelo. Cosa succede nella forma negativa? Nella forma negativa il pronome può
precedere il verbo o può seguire il verbo. Vediamo un esempio. Se noi vogliamo dire don't eat it, riferito alla pizza, possiamo dire non la mangiare, dove il pronome la, che sostituisce la pizza, precede il verbo mangiare, oppure possiamo metterlo dopo il verbo mangiare, non mangiarla, non mangiarla. In questo caso sta a voi utilizzare la forma che più preferite, entrambe sono corrette. Facciamo anche qui una frase intera. Martina è arrabbiata, non la chiamare. Martina è arrabbiata, non la chiamare. Come vedete in questo caso la, che sostituisce her, precede il verbo. In questo caso, trattandosi di forma negativa, possiamo mettere il pronome prima o dopo. Martina è arrabbiata, non chiamarla. Martina è arrabbiata, non chiamarla. In questo caso il pronome è messo dopo. Per quanto riguarda l'utilizzo dei pronomi nell'imperativo formale, il pronome andrà sempre prima del verbo. Se vogliamo dire eat it nella forma formale, dobbiamo utilizzare la mangi, la mangi. Non possiamo mettere il pronome dopo il verbo. Lo stesso nella forma negativa, dobbiamo mettere il pronome prima del verbo. Non lo scriva, non lo scriva. Non possiamo dire non scrivalo. Questo è sbagliato. Questa non sarebbe una lezione completa se non parlassimo un attimo dei verbi irregolari. Purtroppo ci sono anche qui i verbi irregolari. Cerchiamo di capire quali sono e come utilizzarli. In questa schermata vi metto i verbi irregolari più comuni nella forma tu e nella forma voi. Per il verbo avere abbiamo abbi e abbiate. Per il verbo essere abbiamo si e siate. Per il verbo dire abbiamo di o dite. Per il verbo sapere abbiamo sappi o sappiate. Per i verbi andare, stare, dare e fare abbiamo due opzioni nella forma tu e una nella forma voi. Per andare possiamo dire va o vai nella forma tu e andate nella forma voi. Per stare possiamo dire sta o stai e state nella forma voi. Per fare possiamo dire fa o fai nella forma tu e fate nella forma voi. Per dare possiamo dire da o dai nella forma tu e date nella forma voi. Facciamo due frasi. Di la verità, di la verità. Stiamo chiedendo ad una persona di dire la verità, stiamo dando un ordine. Va piano oppure vai piano? Va piano oppure vai piano? Abbiamo finito per questa lezione di oggi, una lezione un po' più lunga ma sicuramente molto importante. Questo è un argomento che può risultare semplice, ma allo stesso tempo se si ha intenzione di studiarlo nella sua totalità, quindi nella forma formale, informale, con i pronomi, con i verbi irregolari, come avete visto è un argomento piuttosto ampio. Ad ogni modo spero che questo video sia stato utile e se avete dubbi o domande, come sempre, potete scriverli nei commenti. Io vi ringrazio tanto per aver visto questo video e se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!